Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 25. Dopo che Sanem ha confidato le sue ansie per le domande che presto farà loro la madre sul matrimonio, Can la rassicura dicendole che si sposeranno e che farà tutto ciò che può per averla vicino. Poi Sanem si preoccupa e dice di non volerlo mettere sotto pressione e che l'importante è che si amano. Can la rassicura nuovamente. Arrivati in agenzia, Sanem propone di stare lontani, ma Can, dicendosi stufo della situazione, la prende per mano e poi davanti a tutti gli impiegati increduli annuncia il loro fidanzamento. Deren rimane sconvolta ed è rassicurata da JJ e Guliz che cercano di farle passare lo shock. Can vorrebbe che Sanem lavorasse in ufficio vicino a lui, ma lei per sbaglio fa cadere le pietre di luna di Can e queste si rompono. Sanem è sconvolta conoscendo l'importanza che hanno per Can, ma lui, seppur attonito, cerca di rassicurarla. Emre conferma ad Aylin di aver lasciato Leyla e poi cerca di sapere perché la ragazza non è andata al lavoro. Leyla nel frattempo è uscita con Osman che cerca di confortarla e rifiuta le chiamate di Emre. In azienda arriva Jada in compagnia di McKinnon per parlare con Can e gli conferma l'incarico per la pubblicità della grande azienda di cosmetici Redmond Cosmetic. Can annuncia a tutti la nuova campagna e fa distribuire campioni di prodotti cosmetici per farli testare a tutti. Can parla con Sanem del fatto che non capisce il motivo per cui Emre ha lasciato Leyla, visto che lo vedeva molto felice. Poi chiede a Sanem di andare a casa sua per lavorare insieme alla nuova campagna, ma Sanem non può perché deve parlare con la madre. Emre si reca nel quartiere e cerca di parlare con Leyla per giustificarsi, ma Leyla non vuole sentire ragioni. Nel frattempo arriva Osman che, vedendo la scena, si precipita ad affrontare Emre e lo manda via. Sanem va a casa e parla con la madre e cerca di tranquillizzarla raccontandole che Can le ha detto che si sposeranno, ma la madre subito chiede quando. Sanem risponde che succederà, ma non vuole mettergli pressione. Mekbe ribatte di non rimandare a lungo. Mentre sta aiutando Mekbe a sistemare gli armadi, Sanem trova una scatolina piena di cose di quando lei e Leyla erano piccole. Tra i tanti oggetti ritrova un mazzo di chiavi che mette subito via. Leyla racconta a Sanem della visita di Emre e della lite scaturita dall'intervento di Osman. La sorella la esorta a dimenticare Emre e poi le racconta che teme che Can le ha chiesto di sposarsi solo perché sotto pressione. Leyla la rassicura. Mentre Can sta trafficando con le pietre di luna e una cassetta degli attrezzi, rientra Emre e lui gli riferisce della nuova importante campagna pubblicitaria che ha ottenuto anche grazie a Jada. Ma Emre lo avvisa che la ragazza non sarà affatto contenta quando saprà della sua relazione con Sanem. Can gli annuncia che si sposeranno. Emre è molto sorpreso dalla notizia e gli suggerisce di non fare le cose spinto dalla situazione complicata che sta vivendo Sanem. Ma Can risponde che la ama e che vuole averla accanto a lui in ogni momento. Intanto Mekbe non vuole raccontare al marito di Sanem e Can, conoscendo l'attaccamento che ha per le figlie, e ciò condiziona molto Sanem, che ha timore a dirglielo lei stessa. Nihat si rende conto che sta succedendo qualcosa di strano, ma Mekbe nega e lo rassicura. Poi però si lascia scappare la notizia con l'amica Meliat, ossia con la più pettegola del quartiere. Il mattino seguente, Sanem chiede a Can di accompagnarla in un posto dove vuole fargli una sorpresa. Sanem, dopo aver recuperato delle cassette per uccelli, porta Can in una vecchia villa disabitata. Qui gli racconta che quando era ragazzina, per poter stare un po' da sola e poter scrivere, si recava in quella casa che era piena di uccellini. Poi da una nicchia nascosta dentro un camino prende una scatolina impolverata che Can apre con le chiavi che Sanem aveva trovato a casa. Dentro vi è un bigliettino che lei aveva scritto tanto tempo prima destinato al suo futuro amore. Uno scritto pieno di speranza e amore che commuove profondamente Can.
Poi insieme appendono le cassette per gli uccelli, così che durante l'inverno anche loro avranno un rifugio sicuro. Nel quartiere Meliat, nonostante le raccomandazioni di Mekbe, racconta a tutti che Sanem sta per sposarsi con Gian, scatenando curiosità e chiacchiere incontrollate. Leila in agenzia è molto fredda e distante con Emre, nonostante lui voglia parlarle, e chiede a Gian un periodo di permesso. Successivamente Gian tiene una riunione con i creativi per preparare la campagna pubblicitaria per l'azienda di cosmetici. Dopo una lunga divagazione di JJ e varie altre proposte, l'idea vincente anche questa volta risulta essere di Sanem, che viene applaudita da tutti i presenti. Mentre Gian si complimenta con Sanem, arriva una telefonata di Jada che lo invita a cena insieme a McCannon. La cosa non fa contenta Sanem, ma Gian le dice che è un'occasione non solo per parlare della campagna pubblicitaria, ma anche per dire a tutti che loro sono innamorati. Mentre Sanem si toglie gli anelli per lavare le mani, arriva Gian che ne prova uno per vedere la misura. Ma questo gli rimane incastrato nel dito e deve tirare non poco per toglierlo e non farsi scoprire. Poi insieme si recano alla cena di lavoro con Jada e McCannon. Quando Leila esce dall'ufficio, Emre cerca nuovamente di parlarle, ma arriva Osman, che ha comprato un'automobile e la porta via con sé, lasciando Emre molto deluso. Osman poi le parla ancora del suo amore e le chiede un'opportunità per loro due. Alla cena di lavoro, Gian arriva tenendo per mano Sanem e presentandola come la sua fidanzata. Jada reagisce con incredulità e fastidio. Durante la cena entra Fabri e come McCannon lo vede si mostra subito infastidito e spiega che Fabri è una persona molto scorretta che ha causato molti danni anche economici alla sua azienda e aggiunge che non vuole niente a che fare con lui. Questa affermazione crea disagio e disappunto in Gian e Sanem che non hanno il coraggio di rivelare che Fabri ha una parte delle quote dell'agenzia. Gian vuole portare Sanem al capanno per farle una sorpresa, ma giunge una telefonata di Mekbe che piangendo racconta che Nihat è stato informato da Isun del loro fidanzamento e arrabbiato per essere stato tenuto all'oscuro se ne è andato di casa. Gian racconta ad Emre dell'incontro con McCannon e di come i problemi di questi con Fabri potrebbero causare la perdita dell'incarico per la società se scopre che ha delle quote dell'azienda proprio Fabri. Quindi deve parlare con lui e farsi restituire le azioni. Emre allora parla con Aileen e le riferisce la situazione. Lei risponde che provvederà a convincere Fabri, ma il suo atteggiamento è molto ambiguo. Il mattino seguente Sanem va a cercare il padre e lo trova nel loro negozio dove ha passato la notte. La ragazza in lacrime si scusa, ma lui la tratta freddamente e la manda via. Gian quindi va a parlare con Fabri, che nel frattempo ha organizzato un piano con Aileen per allontanarlo dall'agenzia e gli chiede la restituzione delle quote. Fabri risponde che in cambio vuole il profumo di Sanem e lo provoca fino a quando Gian lo colpisce con un pugno e se ne va. Fabri a questo punto gli giura vendetta. Tutto ciò è accaduto con Aileen che ha assistito di nascosto ed è felice per la riuscita del loro piano. Arrivato in agenzia, Gian viene fermato dalla polizia che lo porta in commissariato. Con questo colpo di scena si conclude la puntata turca numero 25.